Quando sentiamo suonare due strumenti musicali, senza bisogno di vederli, distinguiamo un violino da una chitarra. Bene, anche quando sentiamo parlare due persone diverse sappiamo distinguere l'una dall'altra, ma la stessa persona, se subisce una variazione del suo stato, la voce gli cambia. Con algoritmi di intelligenza artificiale che abbiamo sviluppati nel nostro laboratorio in ingegneria elettronica a Tor Vergata, riusciamo a stabilire i parametri della voce e distinguere una voce sana da una voce con una certa patologia. Quindi in base alla misura di tali caratteristiche della voce, di tali parametri, si riesce a attribuire alla voce una certa patologia. L'analisi della voce, che consente di fare screening delle patologie, è unico nel suo genere, è unico al mondo, perché è l'unico che consente di fare uno screening praticamente quotidianamente e può essere fatto a casa. Ci sono patologie che evidenziano il proprio stato dopo anche diverso tempo. La variazione della voce avviene in tempi molto precoci, quindi veramente nei primi stadi di malattia. Per cui grazie all'analisi della voce si può intervenire molto prima e sappiamo bene che quando si interviene prima a livello medico i risultati sono migliori. Riguardo allo stato dell'arte direi che siamo decisamente a buon punto. Ormai abbiamo fatto sperimentazione da qualche anno a questa parte. Abbiamo cominciato con la collaborazione insieme a un mio collega in India e abbiamo lavorato in 5 ospedali diversi, misurando migliaia di pazienti. Questa sperimentazione poi adesso la stiamo facendo già da qualche tempo in Italia, in particolare a Roma con il Policlinico Tor Vergata. Stiamo misurando persone affette da Parkinson e persone che hanno problemi respiratori. Poi stiamo lavorando insieme alla Sapienza per la disfonia e insieme a Genova per la disfagia e addirittura fuori Italia, a Madrid in Spagna, per problemi di Alzheimer. E addirittura siamo usciti fuori dall'Europa perché stiamo lavorando insieme all'Ohio, negli Stati Uniti, Cincinnati, per i tumori di testa-collo. Noi siamo stati precursori di questo, tant'è che abbiamo brevettato questo sistema di screening attraverso la voce e questo brevetto è oggi utilizzato dalla nostra startup VoiceWise. Quindi siamo ormai decisamente pronti di stare sul mercato e di far diventare questo un prodotto utile a tutti. Si apre un mondo per le possibilità future, perché la voce è sintomatica di tantissime patologie, ma la cosa interessante è che si potrebbero aprire prospettive anche per i neonati. Ecco, algoritmi di intelligenza artificiale invece potrebbero aiutare e dire ai genitori perché sta piangendo quel bambino e quindi poterli fare intervenire nella maniera più corretta. Le applicazioni sono sicuramente in una fase di pionieristica, direi. Grazie allo sviluppo dell'ingegneria biomedica, dell'ingegneria elettronica, si è riusciti ad applicare lo studio della voce ad una serie di problematiche mediche, diciamo del sonno, alla medicina del dolore, alla pneumologia, a problematiche anche gastrointestinali, per arrivare poi anche alle nostre problematiche, che sono quelle più neurologiche. L'idea di VoiceWise è quella di generare appunto a 360 gradi questa possibilità, nuova possibilità diagnostica del campo della neurologia, applicarla allo studio della voce nei pazienti con malattia di Parkinson, che hanno un'alterazione molto specifica che può essere monitorizzata nel tempo. L'impiego dello studio della voce ovviamente deriva dall'implementazione e dagli sviluppi tecnologici che l'ingegneria biomedica è riuscita a conseguire negli ultimi anni. Quindi direi che questa rappresenta una fase pionieristica dell'applicabilità dello studio della voce ad altre patologie e grazie alla creazione di questa startup insieme alla collaborazione con l'ingegneria di questo Ateneo siamo riusciti appunto a generare un progetto anche industriale o comunque di ricerca
per lo studio della voce nei pazienti con malattia di Parkinson. Le alterazioni della voce nella malattia di Parkinson sono molto particolari e questo ci consentirà di valutare sia la progressione della malattia che l'eventuale efficacia terapeutica, e questo ha un doppio vantaggio, sia quello appunto di avere un sistema economico e facilmente utilizzabile dal paziente, sia eventualmente la possibilità di farlo diciamo da remoto. Gli ambiti in cui questo studio può essere applicato sono molteplici. Penso ad esempio allo studio delle apnee notturne, quindi delle alterazioni che sono sicuramente sottostimate nella popolazione attuale. Un altro campo di applicazione è il dolore. Lo studio di una terapia che possa funzionare o meno sicuramente ha un riflesso sulla voce. A queste vanno poi aggiunte una serie di patologie che possono coinvolgere l'apparato respiratorio, piuttosto che il diabete e dicevamo appunto altri ambiti anche psichiatrici. Quindi è una potenzialità enorme, con l'impiego di poco tempo, quindi addirittura può essere gestito, volendo, in un setting ambulatoriale, per poi fare ovviamente un'analisi di tutta la parte ingegneristica e dei dati numerici, farla offline.